Continuiamo ad analizzare il pannello della videata località. Nel caso l'abbiate chiuso, vi ricordo, nell'albero di progetto doppio clic sulla videata. Notiamo che la grafica del pannello riporta le informazioni in colonna, per meglio dire in versione lista. I pannelli sono oggetti speciali perché hanno una doppia visualizzazione, un doppio layout. Parliamo di layout lista, quello che stiamo vedendo in questo momento, e layout dettaglio. Layout dettaglio e layout lista sono visibili sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione ed è possibile passare da un layout all'altro utilizzando un pulsante sulla toolbar di pannello, precisamente il pulsante che state vedendo evidenziato in questo momento. Come notate, passeremo da una visione in lista ad una in dettaglio e viceversa. In fase di progettazione questo è l'unico pulsante della toolbar attivabile ed utilizzabile. È possibile in progettazione utilizzare anche il tasto destro del mouse. In qualsiasi punto del pannello con il tasto destro possiamo scegliere mostra dettaglio o mostra lista. Il pannello ha quindi questo doppio comportamento in modalità nativa. Di certo questa modalità ci aiuta molto nella creazione dell'interfaccia perché ovviamente ci evita di duplicare oggetti grafici solo per avere una visione in lista e una visione in dettaglio. In questo momento le informazioni che vediamo sono mostrate in lista o in dettaglio sono identiche, quindi denominazione e stato e anche dalla parte dettaglio denominazione e stato. Non sono tanti i campi presenti in questa tabella, però vi ricordo che sarà comunque possibile differenziare le due visualizzazioni, sarà un tema dei prossimi tutorial. Vediamo di fare una piccola modifica. Il pannello possiede, vi ricordo, una master query di pannello. Con un doppio clic visualizziamo questa master query di pannello. Ecco, all'interno di questa master query ci sono ovviamente delle colonne, dei campi, select, id, denominazione e isostato. Se notate sotto, nell'albero di progetto, sotto alla master query sono presenti tre elementi grafici. Questi sono i campi di pannello. Campi di pannello che vengono ereditati o comunque che vengono creati sulla base delle colonne presenti nella master query. Quindi i campi di pannello derivano dalle colonne inserite nella master query di pannello. Se noi volessimo eliminare una colonna, quindi togliere dalla master query di caricamento la colonna, ovviamente sparirà anche il relativo campo di pannello. Proviamo subito. Ritorniamo a vedere la master query ed eliminiamo la colonna isostato. Per eliminare, vi ricordo, ci si posiziona sulla select prima del campo, prima dell'icona, nel nostro caso isostato, e poi premiamo Canc sulla tastiera. Ecco che effettivamente è sparita la colonna ed è sparito anche il campo di pannello. Se andiamo a controllare in grafica non è più presente. Possiamo riaggiungerlo? Beh, sicuramente sì. L'aggiunta però avviene in due step separati, cioè prima aggiungiamo la colonna alla master query e una volta che abbiamo la colonna utilizziamo una voce di menu, tasto destro, aggiungi campo. Quindi ripartiamo dalla master query, doppio clic sulla master query per visualizzarla. Voglio riaggiungere isostato. Mi posiziono alla fine della riga denominazione, premo invio, digito il campo isostato e premo invio. Questo è il primo step. Abbiamo aggiunto di nuovo la colonna alla master query. Ora, con il tasto destro, aggiungeremo il campo di pannello. Quindi con il tasto destro aggiungiamo il campo. Il campo isostato viene rimostrato in interfaccia grafica, notiamo che è presente anche nell'albero di progetto e ovviamente l'aggiunta è stata effettuata sia in lista sia in dettaglio.